Non accettare caramelle dagli sconosciuti. Quante volte da bambini ci siamo sentiti dire da genitori e parenti di non dar retta a nessuno e di non acconsentire che un estraneo ci offrisse dolciumi. Nel cercare materiale d'archivio per la realizzazione di questa puntata mi sono imbattuto in svariati articoli di giornale dei decenni passati, come quello della Stampa del 1976, in cui si puntano i riflettori proprio sulla questione delle caramelle e di come tramite esse qualcuno cercasse di somministrare sostanze stupefacenti ai bambini di allora. La vicenda, a dire il vero, appare nebulosa e poco chiara, oltre che parecchio ramificata e caratterizzata da vari episodi, tanto che la caccia alle caramelle giornalistica emergerà anche negli anni successivi ai 70 e darà con ogni probabilità origine al modo di dire che siamo stati abituati a sentirci ripetere. Chi potrebbe però saperne di più in merito e che anzi con l'adescamento anche tramite l'offerta di dolciumi ha scritto una delle pagine più nere della sua storia è lo stato del Texas. Oggi la nostra linea rossa ci porta a Houston, sulle tracce dei tristemente celebri Houston Mass Murders. Cercheremo di ricostruire la vita e le dinamiche attorno alla figura di Dean Corll, il serial killer conosciuto ai più come Candyman. Abbiamo già visto nella scorsa puntata come spesso un assassino seriale non sia da ricercarsi in un outsider, una persona che vive ai margini della società, ma spesso il killer è perfettamente integrato in contesti sociali, addirittura ben visto dalle masse, come nel caso di Ted Bundy. Di Dean Corll, infatti, i suoi concittadini di Houston pensavano che fosse una persona a modo, un bravo elettricista, molto generoso e disponibile con i bambini, a cui talvolta regalava anche dolciumi di varia natura. Proprio per questa sua inclinazione a donare caramelle ai piccoli abitanti di Houston, Texas, Dean Corll si guadagnò l'appellativo di Pied Piper, il pifferaio magico, ma molti si riferivano a lui come l'uomo delle caramelle, Candyman appunto. Nessuno poteva sospettare, però, che dietro un nomignolo dato in maniera bonaria per sottolineare un comportamento gentile e affabile si celasse in realtà una spietata follia omicida. Dean Arnold Corll nasce il giorno della vigilia di Natale a Fort Wayne, nello stato dell'Indiana, nel 1939. I suoi genitori, dopo aver dato alla luce un altro figlio nel 1942, dopo una lunga serie di litigi, anche violenti, si separarono. La signora Mary Emma Robinson, madre di Dean e Stanley Wayne, optò per il trasferimento a Memphis, nel Tennessee, in condizioni di assoluta precarietà. Lì i due ragazzi avrebbero continuato a vedere il padre, operativo nell'aeronautica statunitense, proprio a Memphis. Ci fu un tentativo nel 1950 di ricomporre il matrimonio con la famiglia che si spostò nuovamente, stavolta a Pasadena, in Texas, ma la cosa non resse e 3 anni dopo, nel 1953, la madre di Dean ottenne un altro divorzio e la custodia dei figli, spostandosi un'ulteriore volta e stabilendosi a Vidor, sempre nello stato del Texas. Nel frattempo, a Dean Corll era stata diagnosticata una disfunzione cardiaca, una febbre reumatica che in seguito ad esami più approfonditi porterà a scoprire che il ragazzo era affetto dal cosiddetto soffio al cuore, non una vera e propria patologia, ma un'anomalia del muscolo cardiaco che prevede la produzione di un suono inconsueto nel momento del pompaggio del sangue. Un qualcosa comunque da tenere sott'occhio. A Dean Corll fu impedito di partecipare alle lezioni di educazione fisica del suo corso scolastico. La situazione della signora Robinson invece migliorò radicalmente quando si risposò con Jay Quest, un venditore di orologi. I due metteranno su una piccola azienda di produzione dolciaria chiamata Pecan Prince.
ha inizio il business delle caramelle. Dean si diplomerà alla Vidor High School, ma già da tempo aveva cominciato a dedicarsi alle attività connesse all'azienda di famiglia, con mansioni che andavano dalla produzione all'imballaggio dei prodotti dolciari. C'è da dire come anche in questo caso Dean Corll nell'ambiente scolastico viene descritto come un buon studente, certamente educato e con ottimi voti anche per quanto concerne il rendimento. La maggior parte delle caramelle prodotte però veniva venduta nella vicina Houston, per cui la famiglia decise di optare per un altro trasferimento. Proprio a Houston viene inaugurato un piccolo negozio per la vendita dei prodotti chiamato Pecan Prince. Neanche il matrimonio con Jay Quest sopravvisse però nel tempo. Lui e la signora Robinson divorziarono. Era il 1963. Si colloca un anno più tardi, nel 1964, la parentesi militare di Dean Corll. Il ragazzo, 24enne all'epoca, si arruolò nell'esercito degli Stati Uniti. Non rimarrà a lungo. Dean Corll non sembrava gradire l'ambiente militare, dove operò come tecnico radio, seppure i rapporti sul suo conto fossero assolutamente positivi. Inoltre, per via del soffio al cuore, tendeva spesso ad affaticarsi durante lo svolgimento dei suoi incarichi. Otterrà un congedo dopo 10 mesi di servizio. Peraltro, molti fanno risalire proprio al periodo militare il fatto che Dean si fosse scoperto omosessuale. Una volta rientrato, i suoi atteggiamenti nei confronti di altri ragazzi di sesso maschile vennero descritti come differenti rispetto a quanto mostrato in precedenza, talvolta anche ostili, il che potrebbe fornire ulteriore supporto all'ipotesi omosessuale. Dean Corll tornerà a Houston, dove da vicepresidente riprese a lavorare nell'attività della madre, la Corll Candy Company, che entrerà in una feroce lotta di concorrenza con l'attività di Jay Quest, la Pecan Prince, che aveva mantenuto attiva anche dopo il divorzio e che continuava ad operare nel settore dolciario. La Corll Candy Company si sposta sulla 22esima strada, nei pressi di una scuola elementare, una posizione strategicamente vantaggiosa per un rivenditore di caramelle, e Dean inizia a regalare dolciumi ai ragazzi del posto, per lo più adolescenti. È in questo periodo che Dean Corll si guadagna il soprannome con cui verrà ricordato nel tempo, ma per i motivi sbagliati. Nasce la figura di Candyman. La madre di Corll si risposò una terza volta, ma anche in questo caso ne seguì un divorzio. Con la sorella di Dean, Joyce, si spostò nel Colorado. Dean non la rivedrà mai più, ma i contatti tra lui e la signora Robinson saranno circoscritti soltanto a qualche sporadica telefonata. Ma a questo punto della nostra storia è necessario introdurre un altro personaggio, uno dei due che insieme a Corll ricoprono un ruolo fondamentale nell'intera vicenda Candyman. È il 1967, 2 anni dopo il congedo militare di Corll, e nel retrobottega del negozio di caramelle spesso si raccolgono i bambini di Houston per socializzare. Sembra che Dean abbia fatto installare anche un tavolo da biliardo con cui i ragazzi potevano intrattenersi mentre erano sul posto. Tra questi giovani ce n'è uno. Ha 12 anni, frequenta ancora le scuole elementari, capelli lunghi, biondi, indossa gli occhiali. Si chiama David Owen Brooks. Dean Corll aveva l'abitudine di fare spesso avanza ai ragazzi del retrobottega, ma con David Brooks strinse un legame particolare. Cominciò ad offrire al dodicenne sia dolci che denaro, e per stessa ammissione di Brooks, sempre tramite l'offerta di denaro, questi permise a Corll di compiere atti sessuali su di lui. Dean Corll per David Brooks cominciò ad assumere il ruolo di figura di riferimento. I genitori del giovane erano divorziati. Lui viveva col padre a Houston, ma cominciò a considerare la residenza di Dean come una seconda casa. Di qui il passo fu breve e Brooks divenne uno stretto collaboratore di Corll. Nel frattempo, il business delle caramelle giunge all'epilogo. La Corll Candy Company chiude e Dean trova impiego come elettricista. Chiusa una parentesi, se ne apre un'altra, più scura della prima. Hanno inizio gli omicidi di massa di Houston. 25 settembre 1970. Jeffrey Conan, anni 18, è sulla Westheimer Road di Houston. Fa l'autostop, deve tornare a casa. Sempre sulla Westheimer Road aveva da poco preso un appartamento un uomo, un trentenne, che si offre volontario per riaccompagnare a casa Conan.
L'uomo risponde al nome di Dean Corll e Conan a casa non ci tornò mai. Pochi mesi dopo, nel dicembre dello stesso anno, David Brooks entrò nell'appartamento che era stato affittato da Corll e del quale anche lui faceva usufrutto. Trovò Dean alle prese con 2 giovani ragazzi adolescenti legati ad un letto a baldacchino e vittime di violenza sessuale. Alla vista di Brooks, Candyman interruppe le sue pratiche ed esclamò: "Mi sto solo divertendo un po'". In cambio del silenzio su quanto aveva visto Brooks, Dean Corll promise al primo di comprargli una macchina nuova. Come reagì Brooks? Fu visto in giro per le strade di Houston alla guida di una Chevrolet Corvette verde nuova di zecca. Non solo, tra Brooks e Dean Corll, che nel frattempo aveva cominciato a cambiare spesso edificio di residenza, nacque una vera e propria complicità. Brooks avrebbe ricevuto $200 per ogni giovane ragazzo che sarebbe riuscito ad attirare nell'appartamento di Corll. Dicembre 1970, James Glass e Danny Yates, di anni 14, vengono attirati da Brooks nell'appartamento di Corll. Usciranno solo da morti per essere sepolti in una rimessa per barche. Furono entrambi legati, violentati ed in seguito strangolati. 30 gennaio del 71, stesso destino per altri 2 ragazzi, Donald e Jerry Waldrop. È la volta di Randall Lee Harvey, ucciso con un colpo di pistola alla testa all'età di 15 anni. Solo tra marzo e maggio del 1971 ci furono 3 vittime, tutte di Houston. Qualcosa comincia a non tornare a Houston, dove continuano incessanti le sparizioni dei ragazzi. I genitori di questi, preoccupati, fecero stampare numerosi volantini da affiggere per i quartieri di residenza. Se qualcuno avesse visto qualcosa o avesse saputo qualcosa sulle suddette sparizioni, avrebbe avuto modo di contattare i diretti interessati. Ad aiutare le disperate famiglie con il volantinaggio, un ragazzo 14enne che si stava prodigando in maniera attiva nella ricerca, che si impegnò nel rassicurare i genitori sul fatto che non fosse nulla di grave e che tra gli scomparsi aveva perso anche 2 amici. Risponde al nome di Elmer Wayne Henley. Gli omicidi andarono avanti e il numero di vittime crebbe. Fu nel 1971 che si ebbe un primo momento di svolta. Nella cerchia di amici di Henley figura anche David Brooks. Elmer Wayne Henley, 14 anni, nota nel suo amico David Brooks qualcosa di insolito. Sta frequentando in maniera sempre più assidua un certo Dean Corll e Henley cerca di metterlo in guardia. Sembra un omosessuale, Dean, e sembra proprio che sia in cerca di qualcuno da sottomettere sessualmente e magari da derubare. Brooks prende a questo punto l'iniziativa e decide di presentare Henley a Dean Corll, magari con l'intento di non lasciare un seguito concreto a quell'incontro e intascare altri $200. Le cose però prendono una piega decisamente inaspettata e da potenziale vittima Henley assumerà un ruolo ben diverso. All'incontro con Corll, ad Henley viene detto che questo in realtà lavora per una rete di traffico di schiavi sessuali bianchi. A questo punto è Candyman a fare un'offerta ad Henley, ed è la stessa fatta a Brooks qualche mese prima. $200 per ogni ragazzo che sarebbe riuscito ad adescare e ad attirare all'interno del suo appartamento. Per stessa ammissione di Henley, in un primo momento le offerte di Corll caddero nel vuoto. Quando però il ragazzo fece un approssimativo bilancio della situazione economica a livello familiare, effettivamente precaria, ecco che accettò la proposta. Marzo 1972, un ragazzo viene attirato con l'intento di fumare marijuana all'interno dell'appartamento da Brooks ed Henley. Verrà legato, ammanettato e imbavagliato, poi violentato e ucciso. L'identità del ragazzo è ancora oggi sconosciuta. 24 marzo 1972, Frank Aguirre stacca dal turno di lavoro in un ristorante di Yale Street. Conosce già Henley, che gli offre di bere birra e fumare erba da un amico. Quello è stato il suo ultimo giorno di lavoro. Mark Scott, un altro amico di Henley, riuscì a reagire al rapimento e a ferire Corll con un coltello prima di essere violentato. Immobilizzato nuovamente, pur senza subire violenze, Candyman lo strangolò a morte.
Billy Bulk e Johnny DeLone, attirati con l'idea di una festa, furono drogati, seviziati e uccisi. Poco dopo toccò al fratello minore di uno dei due. 15 giugno, un autostoppista sta cercando di raggiungere Baton Rouge, in Louisiana. È un giovane padre, ha 20 anni e deve raggiungere la moglie con il figlio nato da poco. A Baton Rouge non ci arriverà mai e la sua identità è ancora oggi sconosciuta. Luglio del 72, Homer Garcia e altri 2 sconosciuti erano i nuovi vicini di casa di Henley. Tra febbraio e novembre del 72 furono uccisi almeno 10 adolescenti di età compresa tra i 13 e i 19 anni. Non si sa con esattezza quante vittime abbia provocato Dean Corll, prima con Brooks e poi nel trio formato con l'arrivo di Henley. Brooks, tra l'altro, descriverà Henley come un sadico violento, molto simile, per certi versi, a Corll. Tra i due, infatti, ma in generale nel trio, nacquero anche dei dissapori piuttosto aspri talvolta, guarniti da liti e colpi violenti. Ma, nonostante questo, gli omicidi non si placarono. Sembra che nell'estate del 1973 Corll abbia provato a cercare un nuovo membro del gruppo, un quarto elemento, ma senza successo. Il fatto che alcune delle vittime non abbiano ancora oggi un'identità ben precisa lascia presupporre che il numero di omicidi possa essere anche superiore a quello che viene di norma attribuito a Corll, 28. Sembra per esempio che una coppia di coniugi, una volta nel marzo del 73, abbia visto il trio interrare un sacco di plastica. La logica ci porta a pensare che lì dentro potesse esserci un cadavere. Se così fosse, cosa comunque non dimostrabile, ci troveremmo dinanzi a un altro caso di vittima ignota. Oppure ancora sembra che qualcuno avesse visto Dean Corll seppellire grossi sacchi in plastica già all'epoca del business delle caramelle sul retro della Candy Corll Company, quindi prima della canonica data a cui si fa risalire l'inizio degli omicidi, ma che non avesse dato peso alla cosa fino alla messa in luce di tutta la vicenda Candyman. Insomma, anche in questo caso possiamo produrre una deduzione, ma comunque dobbiamo rassegnarci al fatto che la verità sembra sospesa in un reame di intangibilità e la questione potrebbe rimanere fumosa e sfocata ancora per anni, se non addirittura per sempre. Un altro fatto, se non altro curioso, nel febbraio del 2012 una troupe, non molto dissimile da questa di The Red Line, stava cercando materiale su Henley e tra gli oggetti di questo sembra sia stata rinvenuta una foto che ritrae un ragazzo incatenato, sofferente, in un luogo che sembrava potesse essere la casa di Corll. La foto fu mostrata poi a Henley e a Brooks, i quali però non furono in grado di ricordare di che episodio si trattasse. Si fa riferimento a questo episodio citandolo come la 29esima vittima, come titolava l'articolo di Jill Riley del Daily Mail. Ma che fine fece, invece, Dean Corll? Fu individuato? Fu arrestato? Ebbe un processo? Beh, no. Per Dean Corll il destino fu diverso rispetto a quello dei suoi 2 collaboratori. Per parlarne, bisogna tornare ancora una volta indietro, ancora nel 1973, nella notte tra il 7 e l'8 agosto, la notte in cui Candyman fu ucciso. Pasadena, Texas. In Lamar Drive, al 2020, si era trasferito Dean Corll in un appartamento in origine appartenuto a suo padre. Qui, la sera del 5 agosto del 1973, Candyman fece la sua ultima vittima, il 13enne James Stanton Dreymala. Brooks dirà di lui che era un piccolo ragazzo biondo a cui venne anche comprata una pizza. Cenarono insieme, impiegarono circa 45 minuti. Poi Dreymala fu legato al tavolo, torturato e strangolato con una corda, per poi essere occultato. Nel trasferimento in Lamar Drive 2020, Brooks ed Henley hanno più volte fatto corrispondere un incremento della brutalità e della frequenza con le quali Corll colpiva. Venne fatto riferimento anche ad una vera e propria sete di sangue, un istinto irrefrenabile dal quale Dean Corll non sembrava riuscire a distaccarsi. La sera del 7 agosto 1973 si stanno predisponendo i tasselli per la composizione di un ennesimo macabro puzzle, ma qualcosa va storto. Henley invita un giovane di nome Timothy Kerley a partecipare ad una festa a casa di Corll, a Lamar Drive. A loro si aggiunge una ragazza, Rhonda Williams.
che quella sera aveva subito percosse da parte del padre ubriaco. Non desiderava tornare a casa. La proposta dell'amico Henley, con il quale aveva intessuto nel tempo un discreto rapporto, le sembrò un'ottima alternativa alle dinamiche che si consumavano tra le mura domestiche, fatte di violenza, di abusi. Brooks non era presente in quel momento. Il trio, Henley, Carley e la Williams, arrivò alla residenza di Pasadena verso le 3 di notte. In un primo momento Corll non prese bene l'introduzione di una ragazza nel nefasto progetto, disse ad Henley che aveva rovinato tutto. Ma questo, spiegata la difficile situazione di Rhonda, riuscì a far calmare, almeno apparentemente, Candyman. Il proprietario di casa alimentò la festa con i ragazzi che bevvero birra, fumarono marijuana e a notte fonda si addormentarono, ignari, almeno 2 di loro, di trovarsi a condividere il tetto con il più prolifico assassino seriale del Texas. Henley si svegliò. Una porzione di nastro adesivo gli copriva la bocca, impedendogli di parlare. Era disteso in terra, prono. Riuscì comunque a vedere Corll, in piedi, che lo aveva ammanettato e legato alle caviglie. L'intenzione di Dean Corll era cambiata, le potenziali vittime erano passate da 2 a 3 e Elmer Wayne Henley, ora, figurava sulla lista. Rhonda Williams si svegliò poco dopo, a causa dei calci che Corll indirizzò al suo stomaco. Henley, tuttavia, riuscì a parlare in privato con Corll, facendosi spostare in cucina, e ottenne successo anche nel calmare quello che con ogni probabilità sarebbe potuto diventare il suo carnefice. Henley spostò l'attenzione di Corll sugli altri 2 ragazzi, ancora distesi al suolo nella stanza a fianco, promettendo di partecipare alle torture e alla conseguente uccisione, riportando di fatto il piano a come era stato concepito in origine, già rodato, seppur con la spiacevole, dal punto di vista di Corll, aggiunta della ragazza. Henley riuscì a farsi slegare e sia Rhonda che Tim vennero portati in camera da letto. Anche Tim si svegliò, ma solo quando le torture su di lui ebbero inizio. Cominciò a gridare. Rhonda, che era già sveglia e privata del bavaglio, chiese a Henley se fosse tutto reale, se quello a cui stava per assistere e poi subire fosse vero. Henley le annui, ma chiese a Corll se potesse portare la Williams in un'altra stanza. Stavolta la richiesta fu negata. A quel punto qualcosa fece scattare Henley, che afferrò la pistola di Corll e la indirizzò verso il proprietario. Henley volle a quel punto impedire che le violenze giungessero all'amaro finale. Non voleva che quelli nella camera da letto fossero le prossime 2 vittime. Corll sfidò la canna della pistola, convinto del fatto che Henley non sarebbe riuscito a premere il grilletto e a far esplodere il colpo. Sbagliava. Ne esplose 3. Il primo raggiunse la testa, non penetrando però nel cranio. Altri 2 andarono a colpire la spalla sinistra. Corll riuscì barcollando a portarsi fuori dalla camera, ma fu raggiunto da altri colpi, che stavolta impattarono la schiena. Dean Corll cadde in avanti, colpì il muro e si accasciò a terra, esanime. Candyman era morto. Otto e 24 del mattino, è l'8 agosto. Alla centrale di polizia di Pasadena arriva una telefonata. Dall'altra parte del telefono qualcuno dice di aver ucciso un uomo. Alla Lamar Drive, al 2020. Consiglia un intervento immediato. Poco dopo, una pattuglia del Pasadena Police Department giunge sul posto e trova i 3 ragazzi seduti sul marciapiede. Vicino a loro anche una calibro 22, l'arma del delitto. La gente capisce subito che non si tratta di un qualcosa di ordinario. Oltre a notare il corpo di Corll accasciato sul pavimento, ci sono sparpagliati in terra giocattoli sessuali e strumenti di tortura. Tornato dai ragazzi, l'agente lesse a Henley il Miranda Warning. Poi tutti e 3 vennero presi in custodia. A questo punto termina la nostra ricostruzione del caso Dean Corll. Come abbiamo visto, Candyman non ottenne mai un processo o una condanna, fu ucciso da un suo stretto collaboratore, che peraltro, quando arrestato, sembrò quasi volersi cucire addosso la figura di un salvatore, sia di se stesso che dei suoi 2 amici sopravvissuti alla notte del 7 agosto. Ad esempio, dalla dichiarazione rilasciata da Tim Carley, sembra che Henley gli avesse detto: «Dovresti ringraziarmi. Se non fossi stato mio amico, avresti potuto fruttarmi $200».
Fu proprio Henley a condurre gli agenti nel rimessaggio per barche, portando al rinvenimento della serie di vittime prodotte dalla furia di Candyman, dalla sua e da quella di David Brooks. L'agente che seguì Henley fino al capanno disse di lui che ha iniziato a fare un passo, ma poi la sua faccia è diventata cinerea, pallida, cupa. Barcollava fuori dalla porta. Proprio in quel momento ho capito che ci sarebbero stati corpi dentro quel capanno. Mentre Dean Corll stava per essere sepolto, la polizia stava ritrovando, interrati e chiusi in grossi sacchi di plastica, 28 corpi. Il numero, ancora in fase di valutazione, della follia omicida dietro gli omicidi di massa di Houston. Il caso scoppiò e divenne un caso mediatico, proprio nel momento in cui, però, le uccisioni si erano interrotte. Elmer Wayne Henley e David Owen Brooks andarono a processo e furono processati separatamente per i loro ruoli negli omicidi. Brooks è stato dichiarato colpevole del rapimento e dell'uccisione del quindicenne William Ray Lawrence. Fu presentato ricorso, respinto. Fu condannato all'ergastolo. Brooks è deceduto il 28 maggio 2020 a Galveston, in Texas. La causa del decesso è riconducibile a problemi respiratori dovuti a complicazioni derivanti da Covid-19. Henley fu giudicato colpevole di 6 omicidi e condannato a scontare un ergastolo per ognuno di essi. 594 anni. Li sta ancora scontando, è tutt'oggi detenuto in Texas. Rhonda Williams non riuscì, malgrado l'evento drammatico che la vide coinvolta, a migliorare le condizioni tra le mura domestiche e la realtà che la circonda non aiuta. Alcune voci dicono di lei che fosse in realtà una descatrice, complice in qualche modo di Dean Corll. Rhonda fa fatica a dimenticare quanto accaduto e cambia cognome per un periodo, ma questo non la aiuta a rimuovere i ricordi di quella notte alla Lamar Drive. Nel 2013 rilascia un'intervista in cui conferma di essere ancora in contatto con Henley. È ancora mio amico, dice. Quella notte ha mantenuto la sua promessa e mi ha fatta uscire dalla casa. Rhonda Williams muore nel 2019, a 61 anni. Anche Tim Curley fa fatica a dimenticare. Da quella notte del 73 si è ritirato a vita privata, non esponendosi mai pubblicamente, fino al 2008, quando decide di parlare. Sono passati 35 anni dalla morte di Dean Corll. A differenza di Rhonda Williams, Curley non ha mai contattato Henley in carcere. Alla stampa dice: "Non so se lo ringrazierei e gli stringerei la mano o se mi verrebbe voglia di aggredirlo. 35 anni e ancora non lo so." Il nostro viaggio per ora termina qui, ma la nostra linea rossa prosegue. Vi do appuntamento alla prossima puntata.